Immaginiamo che questo sia un filone di pane inclinato così e che abbiamo un coltello e che vogliamo tagliare questo filone di pane. Sicuramente non faremo uno sforzo di questo tipo per tagliare il pane, ma cercheremo di farlo in questo senso, quindi con una forza che di qua va a dare taglio. Noi nello sci siamo abituati a ragionare sempre su dei carichi che arrivano in questa direzione, secondo l'asse della gamba e verso lo sci, e poco in questi termini o niente del tutto. Vediamo qua alcune discese dei nostri dimostratori e cercate di vederle con un occhio diverso, nuovo. Cercate di individuare questo sforzo a tagliare dentro il pendio piuttosto che a schiacciare dall'alto verso lo sci. È molto evidente in queste discese la rapidità con la quale viene cercata questa azione di taglio. Abbiamo visto in curve piuttosto strette, ravvicinate e veloci, qua siamo in curve di ampiezza media. Cerchiamo di individuare questo lavoro e di capire quanto è importante raggiungere una buona inclinazione e nella fase discendente del corpo verso il pendio entrare in azione nel senso di cui si parlava, proprio del far tagliare i due coltelli e non di appoggiarcisi sopra schiacciando e strappando la superficie della neve, ma cercando proprio di andare a inciderla per tagliarla. Ci rendiamo anche conto che questo effetto taglio dipende anche molto dal tempismo che noi diamo al nostro movimento, dalla continuità, e ci rendiamo conto che rimanendo statici e fermi sullo sci non riusciremmo ad ottenere questo lavoro di taglio. La diagonale sugli spigoli è un primo esercizio per cominciare a capire quanto il nostro sci taglia o quanto ci siamo solo appoggiati sopra, e questo esercizio che abbiamo già avuto occasione di presentare quando si parlava del sentire, dell'abituarsi a sentire le contrazioni muscolari, è anche molto importante. Vediamo che in questo esercizio la gamba a valle cede e lo sci derapa verso valle, e dobbiamo renderci conto che i muscoli che ci interessa attivare sono gli adduttori della coscia che sta a valle o all'esterno della curva, quindi l'interno della coscia destra in questo caso, e gli abduttori della coscia sinistra, cioè i muscoli che fasciano l'anca sinistra. Bisogna che noi diamo solidità contemporaneamente ai muscoli interni ora della coscia sinistra e esterni dell'anca destra, perché gli sci non derapino e perché tutta la muscolatura sia solida in questa azione di taglio degli sci sul terreno, che in questa discesa è estremamente evidente. È importantissimo passare proprio da un'idea di carico dall'alto verso lo sci a questa idea di movimento invece laterale che da fuori va dentro il terreno a tagliare. Se riuscirete sulla neve ad applicare anche in minima parte questo tipo di azione, vi renderete conto di quanto l'efficacia della vostra angolazione presa di spigolo possa aumentare. In una serie di curve su un terreno ripido, anche curve ravvicinate, è importante quando si va a dare carico sul terreno, anche qui cercare più il taglio che non il carico sullo sci, perché andando a cercare il taglio il carico arriva da solo, perché c'è l'energia in quella direzione, in quel senso, dall'alto verso lo sci,
e non è che noi ce ne dobbiamo aggiungere, noi dobbiamo dare solidità alla presa di spigolo, e per dare solidità e far sì che lo sci non scappi via bisogna che lo facciamo tagliare dentro il pendio.